Benché un'offensiva lanciata il 10 settembre facesse breccia nelle fortificazioni della linea gotica, le montagne stesse sbarrarono in seguito la strada. Le montagne. Chi erano le montagne? Eravamo 98 persone. Avanti. Fleischmann, quello che era aggregato a noi, che lì a Sant'Ermete ci facevano gli interrogatori come si smontava la Maschinengewehr, ti ricordi? Anche tutte ste armi, vedi? E ce l'hanno fatto il sedere lì, di la verità. Insomma. Artiglieria, nis paura. Paura partigiano. Era pure dei partigiani loro, ostia. In quella zona qui di Buono. West. Well, about 20 miles north of Florence. I joined the company the middle of December, 44. Ah, bosche di sopra Tommy. Allora il sergente dice: io non mi fido troppo. Siamo venuti su, infatti, come siamo sbucati da un filare di questi, è arrivata una sventagliata di mitra. Non ci hanno preso per miracolo, ci siamo buttati a terra, come diceva papà, e siamo ritornati. Intanto abbiamo visto da dove partivano, dopo ci siamo ritirati sotto il pianoro là, e per vedere da dove arrivavano ste mitragliate, insomma. E poi due giorni dopo siamo arrivati. Il 31 dicembre del 44. L'ultimo giorno dell'anno. Sì, quando siamo tornati indietro ne mancava, no, Negro è morto, mancava Nicosia, e mancava Pratesi, che era un toscano, e poi adesso mi sfugge, ci voleva un cappello. C'è un cappello. Cioè, due, Siamo qui. anch'io sì. Tu Massimo eri qui anche tu qui, ne? Erano nei paraggi, ma la mia cosa non sono riuscito a trovarla alla mia casa. No, dicevo che a San Prospero, un paesino qui sotto Imola, Sì, lo San Prospero, Eh. di giorno hanno fatto un rastrellamento, i tedeschi, e hanno portato via tutti gli uomini a fare le postazioni nelle retrovie del fronte, perché lì passava il fronte e hanno rasato tutto a solo, le piante, eccetera. E poi anche loro, i furbi, erano un po' digiuni nel lato cioè andavano nelle case e violavano truppe di colore, neozelandesi, australiani, ce n'erano polacchi, di tutte le qualità. Di tutte le qualità ce n'erano. Indocinesi. Erano tremendi. Chi si ribellava rimaneva dei bambini e delle donne, Sì. e come si difendeva. Morti e fuggi. Per ritardare l'avanzata. Esatto, voi farete delle puntate per mettere scompiglio nelle prime linee, nelle immediate retrovie, e poi ripiegherete. Invece furono poi impiegati come normale reparto di fanteria, eccetera, lì all'est. 5 giorni di combattimenti feroci, e la sera del 17 settembre si affacciano qui sul Monte Pratone, che è proprio sull'attaccatura della displuviale che scende da noi. Là in fondo, quei monti in fondo sono la displuviale appenninica, Toscana, Romagna, Emilia-Romagna. Passo del Giogo, Passo della Futa, qua dietro. 13 settembre 44 si è spenta la offensiva dell'Ottava Armata in Romagna, tocca alla Quinta Armata, attacca nel tratto Passo della Futa, Passo del Giogo, sono circa 20 chilometri, con un corpo d'armata che ha 4 divisioni, la 85, la 91, la 34 e l'88 che è di riserva, di seconda schiera. Leclerc che butta
in questa breccia la divisione di riserva, che è l'88esima. Entra in azione su questo monte qui, su questo crinale davanti a noi, Monte del Sasso, monte lassù, quella si chiama della Bastia, Monte del Sasso, qui e altre due montagne che non si vedono, eccetera. Ha la 88esima, ha 3 reggimenti, ha il 350esimo su quel crinale, il 349 qui su questo e il 351 fondovalle. L'obiettivo del 350 Blue Devils è raggiungere Imola. Prima questa montagna qua, obiettivo intermedio, laggiù in fondo vede che c'è là c'è un castello su una montagna, lì purtroppo saranno fermati. Monte Battaglia. Qui allora cosa succede? Il 349 punta su Monte La Fine, che è quest'altro monte lassù, vedete che c'ha sopra un cippo? Oh, sì. 1000 metri, quella è 1000 con il cippo è 1000 metri. 2 pilastri della difesa del Santerno sono stati individuati in Monte Battaglia, quello laggiù che c'è il castello, e Monte La Fine. E quindi gli americani vanno lesti, cercano di prendere rapidamente queste montagne, in particolare quelle del centro, il 350esimo, e ha tutto l'appoggio dell'artiglieria, dei mezzi, eccetera. E qui il 349 che avanza viene fermato da un reparto tedesco che è mandato qua in mezzo, che però viene subito immediatamente decimato. Il 359 lo stesso, cercano di fermarlo su queste posizioni intermedie, ma continua dalla sua avanzata abbastanza rapida. Ecco, fra i reparti che i tedeschi mettono in linea per rallentare l'avanzata di tutta la divisione, in particolare del 349, è la compagnia dei bersaglieri. Viene mandato su nella notte, abbiamo visto, del 23 di settembre, raggiungono lì quella chiesa, un plotone viene avanti da queste posizioni qua dietro e si schiera qui sopra. Ha una mitragliatrice, fucili mitragliatori qui sopra, qui probabilmente, questo credo che qui abbiamo discusso su eccetera, ma alla fine non poteva essere che questa posizione qua. E un altro poco più in là, qui lungo la strada, dove c'era il tenente Schedamini. Per l'altra parte, io, un ufficiale di fanteria, se dovessi schierare un reparto, l'avrei messo qui, perché ha un bel campo di tiro, non più avanti perché si disperda. Qui ha un ottimo campo di tiro e poi ha la possibilità di ripiegare, e dietro là puoi avere profondità, un'altra squadra con un'altra mitragliatrice che protegge. Io avrei fatto è stato un ottimo schieramento. Bene, appena compaiono il 349 avanza dalla valle, è salito qui, alla mattina lascia qui sopra, si ferma il secondo battaglione, qui si ferma e lascia passare il terzo e il primo battaglione in fila attraverso quei campi. C'è una descrizione di questi che sono qua, vanno tutti su quella montagna. Un battaglione va su quelle case là che si chiama Visignano, un altro battaglione questa casa qui di questi capannoni e sale sulla strada e va a finire su questa posizione. Non trovano ostacoli, verso sera loro arrivano in cima. Va detto che qui a queste case trovano un gruppo di partigiani, c'erano anche i partigiani italiani, che gli danno una dozzina di tedeschi rimasti prigionieri e gli insegnano la strada e li portano su e arrivano in cima poco prima che arrivano i tedeschi. Hanno avuto una fortuna sfacciata di arrivare su, perché diversamente qui avrebbero sul monte La Fine. Qui invece rimane scoperto, rimane questo settore, perché il battaglione si è fermato qui, perché deve dare protezione ai 2 battaglioni che avanzano e profondità, e deve dare fiancheggiamento all'altro, tutta la divisione che viene giù nella valle.